Ciao amici gatti e amiche gatte, oggi sono qui con la dottoressa medica veterinaria Scantamburlo che ci accompagnerà in questo canale per una serie di video. Per questo video volevo presentarvela e raccontarvi assieme a lei di che cosa si occupa e quali sono le sue specialità. Allora, sono Isabella Scantamburlo, sono un medico veterinario da moltissimi anni, ahimè, laurea nel 94, abilitazione nel 95 e mi sono sempre occupata di piccoli animali, cani e gatti, che sono comunque sempre stati il mio interesse principale. Mi sono occupata sempre di medicina interna, di chirurgia di base, ma questo è marginale. E soprattutto ho sempre coltivato una mia passione negli anni, che è stata la medicina comportamentale. E questa mia passione poi è stata formalizzata con un titolo di studio di medico veterinario esperto in comportamento animale dopo la frequentazione di un master di secondo livello. Per cui nella mia professione io mi occupo di quella che è la medicina di base come se io fossi il medico di famiglia e poi mi occupo in maniera specialistica della medicina comportamentale e negli ultimi anni io e la mia socia ci siamo avvicinate alla medicina integrata, per cui abbiamo e siamo in itinere tutte e due nella scuola triennale di medicina integrata, mentre la mia collega è già un medico veterinario che si è occupato di omotossicologia. E questo è un po' il quadro della nostra, il nostro identikit come struttura. Ma e cosa significa medicina integrata? Allora, la medicina integrata è una visione in primis, perché quando noi ci approcciamo al paziente e a una sua patologia, per noi è doveroso vedere il paziente nella sua interezza. Ovvero cerchiamo di non vedere la sua patologia, ma di vedere lui inserito in un contesto familiare con quelle difficoltà e con quelle patologie. La medicina integrata ci aiuta ad affrontare le varie problematiche con più armi sostanzialmente, come se dovessimo affrontare una battaglia e utilizziamo tutto quello che possiamo utilizzare ovviamente con delle evidenze scientifiche. Per cui medicina integrata significa utilizzare tutto quello che la medicina offre, quindi non soltanto la medicina allopatica, che è quella parola che significa la medicina che noi utilizziamo abitualmente, ma di inserire discipline veramente, veramente preziose come sono la fitoterapia, l'aromoterapia o medicina aromatica, la micoterapia, per poi passare anche attraverso i sali di Schussler e poi anche eventualmente andando per chi vuole verso la floriterapia. Quindi abbiamo tantissime opzioni, infatti mi piacerebbe parlarti un po' di ognuna di queste perché sono veramente molto importanti, ma soprattutto sono molto utili e ci permettono quindi di impostare un piano terapeutico che va veramente oltre a quella che è la medicina allopatica. Guarda, io sono molto contenta di averti conosciuto e di portare avanti tutta una serie di video qui nel canale su questi argomenti, perché ritengo sia molto bello il fatto di vedere il paziente da tanti punti di vista. Infatti, ecco, la visione della medicina integrata è una visione olistica. Adesso questa parola è stata veramente abusata nel tempo e ha delle connotazioni a volte New Age che non c'entrano nulla con il suo significato veritiero. Olistico significa io vedo te nella tua unicità, paziente, vedo te inserito in quell'ambiente e in quella sistemica familiare, quindi io vedo tutto a 360 gradi. Quindi sia salute, comportamento, tutti gli aspetti della vita di un paziente animale. Con gli aspetti anche relazionali, perché quando noi ci approcciamo e ipotizziamo un piano terapeutico, io non posso disgiungere quello che io reputo opportuno fare sul paziente e sulla famiglia, dalla famiglia non è possibile, e questa è una visione a mio avviso che dovrebbe avere tutta la medicina.
Sì, concordo. Anche la Ecco. medicina umana. La medicina umana, io non vedo la tua patologia, certo che la vedo, ma vedo te nella tua unicità e nelle tue difficoltà, perché non è possibile applicare in maniera così rigida un protocollo. I protocolli ci aiutano, noi siamo pieni di linee guida, noi veterinari, come i medici, linee guida preziosissime che ci aiutano a stabilire qual è proprio l'iter corretto, ed è fondamentale che noi lo conosciamo e lo seguiamo. Ma oltre a questo c'è veramente di più, nel senso che il paziente unico risponderà in maniera unica anche alla terapia. Certo. Quindi voglio rifuggire proprio questo approccio molto rigido e generalizzato. Ecco, cerchiamo anche di vedere l'unicità di quello che abbiamo davanti. Certo. Ecco. Quindi tu utilizzi vari strumenti. Sì, di stiamo cui approfondiremo cominciando. poi Stiamo e vuoi cominciando. accennarci Allora, qualcosa? volevo parlare innanzitutto della fitoterapia, e facendo però una piccola parentesi. Si pensa sempre che il rimedio naturale sia innocuo e vada sempre bene. Ecco, non è assolutamente così. Come non è assolutamente vero che un principio sintetico sia assolutamente dannoso o pericoloso. Non è così. Quindi bisogna comunque, quando ci approcciamo all'approccio medico, avere proprio anche una mentalità scientifica senza pregiudizi. La fitoterapia è la base della farmacologia. Ecco, quindi partendo da questo sappiamo quanto possa essere preziosa, ma anche difficile da utilizzare perché non è maneggevole. Quindi la fitoterapia è la scienza che si occupa delle cure e delle prevenzioni fatte con le piante che poi nei loro principi attivi vengono proprio considerate e definite delle droghe vegetali, si chiamano così. La storia della fitoterapia è bellissima, articolata, lunghissima, però è anche affascinante conoscerla perché ha seguito l'uomo in tutta la sua evoluzione. Noi abbiamo avuto una fase magica, che è la fase dell'uomo nella preistoria, poi abbiamo avuto circa verso il V secolo a.C. la fase in cui si sono sviluppati i pensieri forse più scientifici, quindi sono nate tutte le medicine orientali, tra cui la medicina tradizionale cinese, che è una realtà assodata, fantastica, e poi abbiamo avuto tutto un excursus attraverso Ippocrate, poi Galeno, dal quale noi abbiamo tratto la parola galenica, che era una delle nostre ricette galeniche, e poi Plinio il Vecchio, poi siamo andati verso il Medioevo, poi siamo ritornati con Paracelso, poi sono tutti nomi famosissimi, ma sono tutte persone che hanno fatto la storia della fitoterapia, fino ad arrivare a Galileo Galilei, a Newton, e fino a poi arrivare ai tempi molto più recenti, dove abbiamo tratto dalla fitoterapia principi come l'atropina, la stricnina, la chinina, quindi prodotti che sono storici veramente e vengono ancora utilizzati in medicina, sia umana che in veterinaria, fino ad arrivare, adesso vado a memoria, verso il 1870, ma potrei sbagliarmi, e abbiamo l'acido acetilsalicilico. L'aspirina. Ecco, per cui Perfetto. la fitoterapia è affascinante proprio perché ha accompagnato l'uomo nella sua evoluzione, ma è la base della nostra farmacologia. Quindi conoscerla ci dà un aiuto. Adesso le case farmaceutiche e le case che producono nutraceutici sono molto sensibili. Infatti abbiamo tantissimi prodotti che si basano sulla fitoterapia e sono efficaci. Bene, mi fa molto piacere Ecco, sentire queste cose. E quindi quando io parlo di queste discipline non significa che c'è un approccio solo. L'approccio integrato cosa significa? Uso tutti gli approcci che io ritengo opportuni per quel paziente, per quella patologia. Come dicevo prima, è un utilizzo di più armi rispetto a quella battaglia che vogliamo intraprendere. Un'altra disciplina bellissima della medicina integrata è la micoterapia. Quando parliamo di micoterapia
sembra quasi che parliamo di un mondo magico, no? I funghi medicinali, invece non è assolutamente così. Se noi pensiamo che la penicillina, la ciclosporina, che è un immunomodulatore, la glisofulvina, che è un antimicotico utilizzato in veterinaria tantissimo, ma anche in umana, e altri prodotti che sono stati utilizzati, l'ergotamina in ginecologia ad esempio, umana e anche in veterinaria, sono tutte di derivazione della micoterapia. I funghi medicinali sono molto conosciuti nelle medicine tradizionali orientali, soprattutto nella medicina tradizionale cinese, e hanno un fascino incredibile, ma hanno una valenza scientifica assodata. Tra le caratteristiche della micoterapia abbiamo la sua capacità di essere immunomodulante, di essere adattogena, che è una cosa importantissima quando sia le persone che gli animali affrontano determinati percorsi terapeutici. Drenante per il rene, detossificante per il fegato, chelante nei confronti dei metalli pesanti. Agiscono anche, si è visto, a livello di crescita cellulare anomala e sono di grandissimo sostegno nelle cure chemioterapiche. In più hanno un'influenza anche nella coagulazione del sangue, essendo fluidificanti. Anche in questo caso tutta la micoterapia va usata con cognizione di causa, ci sono tantissime interazioni e si tratta proprio di farmaci veri e propri perché hanno attività farmacologica. Quindi non ci si improvvisa, vanno conosciuti e utilizzati con cognizione di causa e competenza, ma sono un'arma fantastica e abbiamo già degli integratori veterinari che si basano sulla micoterapia e funzionano. A noi piacciono molto. Da quanti anni ti occupi di queste discipline? Da pochi, ormai è stato un amore tardivo, perché tutta quanta la parte di medicina integrata è stata introdotta grazie anche al mio master, che ha un'impostazione molto particolare, dove non esiste lo psicofarmaco solo, c'è veramente un universo che molto spesso le persone non conoscono, e l'approccio alla medicina integrata, ma anche, poi parleremo un attimo dell'omotossicologia, della Ludus Medicine, dove anche lì noi possiamo trarre armi per affrontare le cose, quindi abbiamo tantissime risorse, tra le quali mi premeva veramente parlarvi di quella che è la medicina aromatica e l'aromaterapia. Non si tratta, perché veramente a volte nei blog trovo scritto di tutto e non si tratta di profumazione d'ambiente, perché questa cosa l'ho trovata scritta e mi ha raggelato. Sui blog si scrivono tante cose che stanno nel cielo e in terra. Io come gatto cerco di andare al significato reale delle questioni. Esatto, ridicolizzano veramente tanto una disciplina medica, perché l'aromaterapia fa parte della fitoterapia. Quindi gli oli essenziali sono fondamentali, il loro utilizzo è molto più recente rispetto alle altre discipline, perché i primi libri sono stati scritti negli anni 20, per cui è una disciplina anche relativamente giovane, ma lo studio degli oli essenziali e degli idrolati, che sono dei coprodotti della produzione degli oli essenziali, lo studio è veramente, veramente importante. Una delle caratteristiche che salta agli occhi prima degli oli essenziali è il loro effetto antimicrobico. Cosa significa questo? Che hanno la capacità hanno un'azione antibatterica, antivirale importante. In un periodo storico come il nostro, dove l'antibiotico resistenza è un problema che è e sarà sempre più grande, è importante abbinare all'antibiotico la potenzialità dell'olio essenziale, proprio per riuscire a contrastare questa antibiotico resistenza che riguarda sia il mondo veterinario ma soprattutto il mondo umano, perché ricordiamoci che c'è questo concetto di One Health, cioè di sanità globale. Non posso disgiungere
la sanità e la qualità della sanità animale da quella umana e viceversa. Certo, vedi anche il discorso Covid, le zoonosi passate, Le zoonosi, ma soprattutto proprio perché l'aromoterapia in primis viene utilizzata per questo motivo, poi in verità ha tantissime applicazioni, magari ne parleremo, perché gli oli essenziali possono essere utilizzati spray, in diffusione, per via topica, via orale, attraverso degli oggetti aromatici. Sono veramente bellissime questa cosa, ma soprattutto perché poi a me piacciono tanto, perché in medicina comportamentale hanno un grande utilizzo. Per quale motivo? Perché tutto rientra in quella che è la fisiologia dell'olfatto, sia nostra che degli animali, nel senso che gli odori vengono percepiti dal nostro sistema sensitivo in due maniere. Arrivano alla corteccia ed è un conto, ma poi arrivano al sistema limbico, che è la parte più antica del nostro sistema nervoso, dove risiede la memoria, dove risiedono veramente i ricordi più antichi. Tanto è vero che tutti noi nella nostra vita abbiamo un ricordo sicuramente che è collegato ad un odore, non più ad una immagine, ed è grazie a questo collegamento col sistema limbico, e noi utilizziamo questa caratteristica, la usiamo negli animali proprio perché, collegandosi all'emozione, io posso lavorare su questo aspetto emozionale per poter ottenere altri obiettivi. Certo, quindi sia a livello di salute che comportamento sono molto importanti, e come effetto collaterale poi profumano l'ambiente. Poi sono magnifici, ma soprattutto anche molti anche hanno un effetto antivirale, quindi metterli in questo periodo storico difficile, quello che è stato fino insomma negli anni che abbiamo passati col Covid, anche questo, cioè, può essere un grandissimo aiuto. Penso, io sono stata molto riduttiva adesso nella spiegazione degli essenziali, però hanno una potenzialità incredibile, e comunque a livello emozionale funzionano tantissimo. Ne parleremo approfonditamente. Ecco. E poi volevo soltanto aggiungere che poi abbiamo anche altre cose che possiamo fare. Ci sono questi sali di Schussler, anche questa è un'altra disciplina assolutamente di cui io non conosco nulla, ma ne diremo due cose. Insomma, sono così degli attivatori, non sono degli integratori, e poi l'omotossicologia, che non è di mia competenza, ma è di competenza esclusiva della collega Nerine Mattani, che costringeremo a fare un video. Costringeremo perché sappilo che ti costringeremo. Esatto, perché ecco, solo per dire che cos'è l'omotossicologia, perché fa anche un po' ridere sta parola, tanto dico la mia collega omotossica, sembra una cosa che fa ridere, invece ecco, l'omotossicologia è un punto di incontro tra l'omeopatia e la medicina allopatica, che è la medicina tradizionale. Che cosa fa di diverso però l'omotossicologia? Utilizza sì i rimedi omeopatici nelle varie diluizioni e dinamizzati, ma li utilizza a dosi ponderali, quindi li utilizza con delle dosi che possiamo calcolare, e li utilizza dopo un interdiagnostico che è tipico della medicina tradizionale, quindi degli esami, test diagnostici, quindi non c'è la visita omeopatica, che è tutta un'altra cosa, è un'altra logica che non trova secondo me nessun tipo di denominatore comune con la visita tradizionale. Quindi utilizziamo i rimedi omeopatici, li utilizziamo però dopo un percorso tradizionale, e li utilizziamo mediante però delle dosi ponderali. L'omotossicologia, anche questa disciplina, nasce per essere complementare. Ecco, e quindi Elisa, quello che a me premeva proprio sottolineare, come queste discipline debbano essere usate insieme affinché il loro effetto sia sinergico.
ed è questo poi il senso della medicina integrata. E per quanto riguarda i gatti, che interessano a tutti quelli che ci seguono Allora, su Mizio Gatto. Tutte queste discipline noi le applichiamo nelle varie patologie. La prima che mi viene in mente, anche forse perché è molto molto frequente, sono tutti i problemi di osteoartrite. Quindi tutti i nutraceutici, molti nutraceutici che noi abbiamo a disposizione anche per i gatti si basano sulla fitoterapia. Quindi basta guardare, infatti troviamo la boswellia, troviamo la curcuma e quindi la utilizziamo tantissimo in questa affezione. L'omotossicologia viene applicata dalla mia collega soprattutto mi viene in mente subito l'insufficienza renale cronica del gatto o i problemi dermatologici nelle atopie del gatto. Mentre la micoterapia, a mio avviso, oltre ad utilizzarla negli integratori, nelle mie prescrizioni in medicina veterinaria comportamentale, i funghi trovano forse la loro, a mio avviso, più grande espressione, almeno per la nostra anche esperienza, nei pazienti oncologici. Ecco, quindi ci danno veramente, veramente tantissimo un aiuto, anche come supporto nel momento in cui seguiti da un oncologo stanno facendo un percorso chemioterapico. Ecco, ma qualsiasi patologia può essere integrata, ecco, e oli essenziali come se piovessero, perché questi ma pensiamo anche solo al gatto che deve essere trasportato in auto. Ah, beh, certo. Proprio senza andare a pensare a chissà quale è un bel problema, arrivarci dal veterinario, quello è il problema. Senza pensare a patologie organiche importanti. Sì. L'olio essenziale di lavanda è l'olio a parte più maneggevole, quello più usato, va bene sempre e comunque. Sempre olio di lavanda. Ecco, quindi anche mettendo questi oggetti che si impregnano, poi si può mettere l'oggetto in auto. Sì, gli oggetti aromatici sono veramente... ne facciamo vedere qualche esempio, poi costruiamo nei video. Perfetto. Ecco. E tu hai gatti? Io adesso ne ho 2, ne abbiamo sempre avuto 3, ma l'anno scorso 2 vecchioni ahimè ci hanno lasciato e adesso abbiamo un amico che ha 8 anni ed è completamente cieco, un gattino ovviamente, classica adozione del cuore dell'Empa, gattino che ha avuto la solita herpes, calicivirus, quindi ha avuto proprio l'esportazione dei bulbi oculari, però è un gattino meraviglioso e assolutamente autonomo. Assolutamente autonomo in tutto, abbiamo cambiato 2 case, lui si è abituato all'istante, ha memorizzato le stanze, ma hanno di quelle risorse inimmaginabili che noi neanche riusciamo proprio a concepire. E poi da qualche mese abbiamo utilizzato sempre il gatto Empa e un'altra adozione del cuore, ecco, che allora il primo si chiama Ray, questo si chiama Ron. Allora uno perché Ron in spagnolo significa rum, ma anche perché fa sempre le fuse, allora ci è venuto ok. Caro Gattino rosso, lui ha una patologia congenita di tipo dermatologico, lui ha un'astenia cutanea, quindi ha un deficit di collagene. È un gatto che non può uscire, deve fare una vita prudente perché qualsiasi piccolo trauma sulla cute poi diventa una lacerazione importante. Insomma, sta facendo mi sembra un gatto felice al momento. Bene, sono sicuramente gatti che vengono molto amati. Sicuramente, insomma, ho sempre avuto gatti che avevano in qualche modo bisogno di aiuto e adoro i gatti. Non posso concepire la vita senza un gatto. Ho avuto il mio grande amore, un gatto tigrato, banalissimo, non pensate, che sta raccolto portato da una cliente perché aveva dei gatti in giardino e questo era finito sotto una macchina, aveva la mandibola assolutamente fratturata. Sono diventato il mio gatto, alla fine è stato con me 17 anni ed è stato proprio un grandissimo amore, il mio Ambrogio. Poi abbiamo adottato sempre un'adozione del cuore, una gattina di 16 anni,
la gatta più brutta del mondo, perché obiettivamente la bellezza non era una sua dote, aveva una voce che sembrava un'anatra strammazzante e lei pensavo che non avesse grandi aspettative di vita a 16 anni. Era la gatta di un anziano che era venuto a mancare e l'ho presa a casa e dico a mio marito: diamole gli ultimi mesi di vita. È stata con noi 5 anni. Mamma mia, longeva. Ecco, sì. Stava bene. Poi questi due nostri gatti ci hanno lasciato la distanza di 3 settimane l'uno dall'altro e dopo un po' abbiamo visto Ron si chiamava Romeo, che cercava adozione, era una storia molto particolare. Va bene. Tante storie di adozione. Ma sì, ecco. Poi immagino che un veterinario appassionato di gatti, una veterinaria, gli venga voglia di adottarli tutti quando arrivano qua. Il legame affettivo, sì. Come lo gestisci tu con i pazienti? Un Molto eventuale complicato. legame affettivo? Devo dire che i gatti non sono mai abbastanza, questa è la verità. Dopo la morte del mio ambrogio devo dire che ho fatto molta fatica a rimettermi in gioco, molta. Questo succede, capisco bene. Succede perché il vuoto che ha lasciato sembra quasi inconcepibile, però è successo così e ho avuto bisogno di tempo per ritrovare uno spazio per qualcun altro. E il rapporto con i pazienti è difficile, bellissimo, devastante a volte, nel senso che a volte ci affezioniamo e li sentiamo in una maniera particolare. Certo. Non voglio essere ipocrita, i pazienti non sono tutti uguali, i pazienti vengono in primis, noi dobbiamo rispettarli, aiutarli, sostenere loro e sostenere le famiglie, questo è il nostro ruolo. Poi ci sono quei pazienti che ti entrano nel cuore e che quando ci lasciano un piccolo vuoto. Immagino. E credo che non ci sia nessun collega che nel proprio cuore non li conservi lì. Sì, mi ricordo. Sì, che sia così per tutti. Sono comunque tanti anche quelli che vengono aiutati, quindi è una bellissima cosa. Sì. Bene, grazie, io ti ringrazio Isabella. Io spero solo di aver dato una panoramica sulle potenzialità della medicina, perché la medicina non è soltanto quella tradizionale, la medicina è tanto di più e va conosciuta e va usata con convinzione, il fai da te mai. Però dobbiamo conoscere, ci sono tantissime alternative che ci permettono di guarire qualche volta, altre volte semplicemente aiutare e sostenere il paziente. Sì, a me fa molto piacere che le veterinarie e i veterinari siano sempre più aperti a questa medicina molto più integrata verso tutti gli aspetti del paziente. Poi sarà la mia visione da medico comportamentalista che è questo, cioè io non posso vedere soltanto l'animale, il cane, il gatto col suo problema, veramente a maggior ragione la medicina comportamentale ti porta a considerare a 360 gradi l'animale, la famiglia e l'ambiente. Questa è una deformazione. Infatti solo un accenno a quella che è la mia disciplina, che è un po' il prezzemolo della medicina veterinaria, perché la medicina comportamentale si inserisce in tutte le discipline, perché il comprendere l'alterità, comprendere la diversa comunicazione ti permette comunque di gestire in maniera più efficace la relazione con quel paziente, perché lo comprendi di più. Sì. E quindi è come mettere più a suo agio il tuo interlocutore, perché viene compreso. Sì, e poi penso che anche le terapie abbiano un'efficacia diversa, avendo un approccio diverso anche al comportamento. Ma è un effetto un po' che poi sembra una valanga, no? Nel momento in cui l'animale viene compreso, anche la famiglia magari si relaziona in maniera diversa e
e c'è un'alleanza terapeutica maggiore. Bene, ottimo. E spero, amici gatti, che con questo video abbiate avuto dei piccoli spunti su argomenti che poi approfondiremo nelle prossime puntate qui sul canale YouTube di Micio Gatto. Per oggi è tutto, noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao amici gatti e amiche gatte. Arrivederci.